Benvenuti Alchigliani. Sono ormai passati diversi mesi da quando realizzammo una top 10 con i 10 migliori combattimenti di manga e anime dal punto di vista della nostra redazione. In Berserk non ci sono combattimenti, alcuni forse molto contenuti, ma come combattimenti fine a se stessi sono davvero poca roba, e questo perché semplicemente non sono quelli il focus della storia. Berserk racconta di un viaggio solitario, di una caccia costante raccontata dal punto di vista di un uomo che è tanto preda quanto predatore, di solitudine estrema, rendendolo al massimo una storia d'avventura. Quelli che il pubblico chiama scontri non sono davvero tali, sono quasi massacri, sono incubi, sono lotte per la sopravvivenza, ma quasi mai veri combattimenti come li possiamo intendere in un Dragon Ball o in un Naruto. Fumetti che invece hanno combattimenti come focus. Ecco quindi che vi presentiamo questa top a tema Berserk, in cui andremo a vedere le 10 battaglie più terrificanti di quest'opera, ricordandoci sempre che la violenza estrema in Berserk è solo il catalizzatore per raccontare un messaggio più grande. Posizione 10. Gatsu vs 100 uomini. Partiamo subito con uno dei momenti più alti della prima parte di Berserk, quella più umana, una storia nella storia che precede gli orrori che Gatsu dovrà affrontare. Lo scontro fra il protagonista e 100 soldati di un esercito reale mostra quanto il protagonista già a quel tempo stava arrivando ad un livello di forza e capacità di sopravvivenza che va ben oltre l'umano comune. Aggiungiamoci poi il motivo per cui questo scontro avviene: salvare Casca. Per tutta la sua vita, Gatsu è stato egoista e solo. In questa occasione, però, non solo metterà a rischio la sua vita per un'altra persona, ma lo farà per salvare una sua compagna d'armi debilitata, segno di sentimenti che matureranno con l'andare del racconto. L'ecatombe di Gatsu finisce solo in 10ª posizione perché, avendo avversari umani, non si percepisce ancora quella disperazione che avverrà in futuro. Posizione 9. Versus Griffith. Ora, se il nostro autore preferito avesse concluso la sua opera oggi, staremmo parlando di una prima posizione e ci metterei la mano sul fuoco. Ma visto che le cose sono andate come ben sappiamo e che Guts e Griffith non hanno ancora avuto modo di avere la loro tanta agognata battaglia finale, eccoci qui. I due personaggi principali della storia hanno avuto l'occasione di confrontarsi più di una volta, sia verbalmente che fisicamente. Il momento più emblematico di questo conflitto, quando ancora si poteva parlare di un duello fra personaggi, avviene nel volume 8, quando, desideroso di riprendere la sua libertà, Gatsu affronta il suo capitano, il suo amico, in una battaglia lampo che lo vede uscire vittorioso. Con Griffith in ginocchio per la prima volta, qualcosa si spezza in lui. I suoi occhi di ghiaccio provano una nuova forma di disperazione. La sconfitta di Griffith è la prima tessera del domino che porterà all'orrore noto come l'Eclissi. Posizione 8. Gatsu vs il Conte. Ma Berserk è diventato un fantasy dopo l'Eclissi, da quando ci sono i mostri non è più quello di prima, dissero youtuber frignoni incapaci di aprire un fumetto e leggerne anche solo i primi volumi, cosa che abbiamo fatto proprio qui sul canale in vostra compagnia. Ad ogni modo, Gatsu contro il Conte non può essere definito combattimento. È una preda che bracca quello che dovrebbe essere il suo predatore, l'uomo che caccia il mostro, ed è la perfetta introduzione al Berserk che ha affascinato tutti i lettori. In questo scontro non solo ci vengono introdotte in maniera netta le abilità sovrumane del protagonista, ma la storia del Conte anticipa un altro elemento costante dell'opera. I mostri non sono solo mostri. Le creature dissennate che popolano il mondo di Miura hanno un lato umano, un tema molto caro al Devilman di Go Nagai, una delle principali ispirazioni per Miura. Aggiungiamo che il modo in cui il corpo obeso del Conte diventa la mostruosità dalle fattezze lumacose che ben conosciamo, ed ecco uno dei punti di body horror più alti raggiunti dall'intera opera. Posizione 7. Gatsu vs Serpico. Forza bruta contro destrezza estrema, due stili di combattimento agli antipodi,
un tema che fa costantemente discutere chiunque sia fan di qualsiasi gioco di ruolo. Questo è forse uno dei pochi veri combattimenti di Berserk. Anzi, in realtà, proprio come nel caso di Griffith, Serpico e Gazzo si scontrano in ben 2 occasioni distinte. In entrambe le istanze, però, si ha sempre la sensazione del Davide contro Golia. Serpico potrebbe essere annientato dal suo avversario al minimo errore, per cui deve usare la testa, l'ambiente e nel secondo scontro anche i doni elementali delle sue armi per avere almeno una possibilità di trionfo. Il secondo scontro è probabilmente il migliore, o almeno quello più degno di nota, proprio per via dell'utilizzo delle armi elementali da parte di Serpico e soprattutto per quell'ambientazione fitta di colonne, quasi fosse una foresta, che dona una sensazione claustrofobica e porta la battaglia su un piano più tattico che mai. Posizione 6. Gazzu vs Mozgus. Non si può fare un dark fantasy che si rispetti senza creare una chiesa intollerante ed estremamente violenta, e Berserk non fa eccezione. Quello tra Mozgus e Gazzu è il culmine di uno degli archi narrativi più violenti e brutali dell'opera. L'inquisitore dal viso completamente squadrato si presenta come uno dei personaggi più sadici e grotteschi della storia. Anche qui abbiamo una dose di tattica e strategia interessante. Certo, non stiamo parlando degli scontri ipertattici di un Naruto o di un Hunter x Hunter, ma la ricerca di Gazzo di un modo per superare un'armatura impenetrabile lo rende, se non altro, interessante. Molto bella anche la corruzione di Mozgus, che, da una forma più angelica, che dà un'illusione di santità, diventa sempre più mostruoso e meno celestiale, dimostrando che gli uomini di fede sono mostri tanto quanto tutti gli altri. Gazzo in quell'occasione dimostra che la fede più grande che un uomo può avere è quella in se stesso e nei propri ideali, non certo nei confronti di un dio insondabile, la cui natura è probabilmente maligna. Posizione 5. Gazzo e Griffith vs Zod. Zod è uno dei personaggi più discussi di tutto Berserk. Tra teorie strampalate e tavole memorabili, è sicuramente uno dei personaggi più iconici della storia, e lo rivedremo più avanti nella classifica. Gazzo e Griffith lo affrontano nel 5º volume della serie. Diventati ormai i mercenari di gran fama, si trovano davanti questa leggenda, questo guerriero dalla forza davvero sovrumana, che messo alle strette dal duo mostrerà loro una forma mostruosa. Gazzo e Griffith capiscono in quel momento che le leggende su quell'uomo, che uomo non è, erano vere. Nonostante le eccezionali abilità di Griffith, combinata alla forza schiacciante di Gazzo, i due vengono totalmente sopraffatti dal nemico. Quello che doveva essere uno scontro tra guerrieri diventa presto un incubo. Solo il Bejelit di Griffith eviterà al duo la morte e spingerà Zod a ritirarsi con un avvertimento. Se sei un vero amico di quell'uomo, ricordati che quando ogni sua ambizione gli verrà negata, la morte verrà a farti visita e da essa non potrai fuggire. Posizione 4. Gazzu vs Grumbeld. Fra tutti gli apostoli ce n'è solo uno in grado di rivaleggiare con Zod, ed eccolo proprio qui alla base del podio. Parliamo di Grumbeld. Perché il suo scontro con Gazzu si trova proprio in questa posizione? Beh, diverse ragioni. Tanto per cominciare, nella sua forma trasformata è un drago, e questo è genuinamente e infantilmente fico. Ovviamente poi c'è l'elemento dell'armatura del Berserk, il primo vero power-up, se così vogliamo definirlo per il nostro eroe. Un'armatura nera come la notte, capace di spezzare il corpo e la mente di chi la indossa. Gazzo ha un lato oscuro, e questa armatura gli permette di liberare la sua natura ferale contro i nemici che hanno abbandonato la luce, portando l'inferno sulla terra. Questo scontro non arriva sul podio perché non è definitivo. Posizione 3. Gazzu vs Rosin. Eccoci sul gradino più basso del podio con uno degli scontri più complessi, sia tatticamente sia mentalmente affrontati dal protagonista, in questo caso contro l'apostolo Rosin, che ad essere sinceri è proprio il mio apostolo preferito. Siamo in un momento della crescita di Gazzu molto delicato e l'eclissi è da poco superata. Ha perso tutto, è un uomo che cammina da solo.
completamente devastato dal trauma. Non vuole nessuno attorno a sé ed è disposto a diventare un mostro ancora peggiore dei mostri che combatte. La battaglia contro Rosine porta alla luce uno degli aspetti più oscuri di Gatsu e del mondo di Berserk. Chi è vittima può diventare carnefice in un istante. Non ci sono personaggi completamente buoni e anche il nostro protagonista è pronto a macchiarsi di qualsiasi peccato, non per un obiettivo nobile o un grande sogno idilliaco, ma per semplice sopravvivenza. Rosine è tanto mostro quanto bambina innocente, eppure, al termine di un lungo scontro mortale, tutto viene purificato dal fuoco e Rosine, ferita, prova a volare un'ultima volta, cadendo nel vuoto e trovando forse una pace che da viva non ha mai conosciuto. Posizione 2. Gatsu vs Zod. Vi avevo avvertiti che saremmo tornati a parlare di Zod. Lo scontro tra Gatsu e Zod sulla collina delle spade è tra i più iconici della serie. Lo scontro in sé è ben coreografato e mostra la crescita esponenziale del protagonista, soprattutto se pensiamo alla prima battaglia in coppia con Griffith. Purtroppo ci godiamo troppo poco della forma trasformata di Zod anche in questo caso, poiché il falco di luce interrompe lo scontro per annunciare il suo desiderio di un regno personale. Proprio come in altri scontri in questa classifica, il difetto principale è il fatto di non essere definitivo e di non cambiare davvero le carte in tavola. Il maestro Miura ci ha lasciato con troppe trame aperte, troppi personaggi che meritavano una chiusura e battaglie che meritavano di essere riprese per trovare una conclusione degna. La rivalità fra Zod e Gatsu resta comunque uno dei temi più affascinanti della storia. Posizione 1. Forse il nemico più spaventoso della serie dopo Griffith, solo che, se quest'ultimo non lo abbiamo mai visto combattere al massimo del suo potere, il sovrano dell'impero Kushan lo abbiamo visto e come. L'arco narrativo che porta alla nascita di Falconia e alla fusione del mondo astrale con quello reale, portando draghi e creature della fantasia nel mondo degli uomini, rappresenta uno dei momenti più epici dell'intera opera. Lo scontro si divide in due parti. Nella prima vediamo la collaborazione fra Gatsu e Zod contro una forma eterea, un cumulo nembo di nebbie e tuoni impossibile da ferire con armi comuni. Questa fase contiene alcune delle tavole più iconiche legate ai due personaggi. La seconda parte è una guerra totale. Uomini e mostri uniti contro qualcosa di ancora peggiore. Un dio oscuro e colossale contro il mondo intero, in uno degli eventi meglio disegnati di tutto il manga. Alla fine, per eliminare l'apostolo ribelle, divenuto un essere quasi divino, sarà necessario l'intervento del falco di luce che arriverà a manipolare persino il cavaliere del teschio per i propri fini. Al termine di tutto, dalla più grande battaglia raccontata in Berserk, nasce l'utopia. Nasce il regno in cui uomini e apostoli possono condividere lo stesso cielo. Nasce Falconia. Rileggere le battaglie di Berserk per questo video è stato davvero divertente. Cercare di stilare una classifica invece è stato piuttosto arduo. Quali sono i vostri conflitti preferiti nell'epopea fantasy di Miura? Per caso abbiamo dimenticato il vostro preferito? Fatecelo sapere nei commenti. Beyond Hall.